Pulitzer Prize-winning columnist for the New York Times. Tom, thank you very much for joining us tonight. I really appreciate it. And, you know, my internal Friedman clock told me when I saw this column, this is out of sequence. He's not scheduled to write right now, is he? This isn't his day. Tell us why you were moved to do this one. Voi avete attaccato la nostra democrazia. A noi non interessano le vostre smentite da giocatori d'azzardo incalliti. Se insisterete in tale atteggiamento, lo considereremo un atto di guerra. Così Trump avrebbe dovuto dire a Putin al summit di Helsinki. Lo sostiene sulla Repubblica Thomas Friedman, noto editorialista del New York Times. Friedman accusa il presidente russo di aver attaccato la NATO, pilastro fondamentale per la sicurezza internazionale, destabilizzato l'Europa e bombardato migliaia di rifugiati siriani, facendoli riparare in Europa. Accusa quindi il presidente degli Stati Uniti di aver ripudiato il giuramento alla Costituzione e di essere un asset dell'intelligence russa o di volere interpretare tale parte. Quella che Friedman esprime col linguaggio provocatorio è la posizione di un potente fronte interno e internazionale di cui il New York Times è uno dei principali portavoce, contrario alla trattativa USA-Russia, che dovrebbe proseguire con l'invito di Putin alla Casa Bianca. C'è però una differenza sostanziale. Mentre la trattativa non ha ancora prodotto fatti, l'opposizione alla trattativa si esprime non solo a parole, ma soprattutto con i fatti. Vanificando il clima distensivo del summit di Helsinki, il sistema bellico planetario degli Stati Uniti sta intensificando i preparativi di guerra dall'Atlantico al Pacifico. Dopo che è sbarcata ad Anversa una brigata corazzata USA con un centinaio di carri armati e un migliaio di veicoli militari, è giunta a Rotterdam una brigata aerea USA con 60 elicotteri d'attacco. Queste e altre forze USA-NATO vengono schierate a ridosso del territorio russo, nel quadro dell'operazione Atlantic Resolve, lanciata nel 2014 contro la cosiddetta aggressione russa. The message is to 27 countries within NATO here in Europe that we're here, we can be relied on, and we're friends within that alliance. In funzione antirussa, la Polonia ha richiesto la presenza permanente di una unità corazzata USA sul proprio territorio, offrendosi di pagare 1,5-2 miliardi di dollari annui. Allo stesso tempo, la NATO intensifica l'addestramento e armamento di truppe in Georgia e Ucraina, candidate a divenire membri dell'alleanza ai confini con la Russia. Intanto, il Congresso USA riceve con tutti gli onori Andriy Parubi, fondatore del Partito Nazionalsociale ucraino, sul modello del Partito Nazionalsocialista di Adolf Hitler, capo delle formazioni paramilitari neonaziste impiegate dalla NATO nel push di Piazza Maidan. Il comando NATO di Lago Patria, JFC Naples, agli ordini dell'ammiraglio statunitense James Fogle, che comanda anche le forze navali USA in Europa e quelle per l'Africa, è in piena attività
per organizzare la grande esercitazione Trident Juncture 18, cui parteciperanno 40.000 militari, 130 aerei e 70 navi da guerra di oltre 30 paesi, comprese Svezia e Finlandia, partner NATO. L'esercitazione, che si svolgerà in ottobre in Norvegia e nei mari adiacenti, simulerà uno scenario di difesa collettiva, evidentemente contro la cosiddetta aggressione russa. Pacifico si sta svolgendo dal 27 giugno al 2 agosto la grande esercitazione navale RIMPAC 2018, organizzata e diretta dallo US Indo-PACOM, il comando USA che copre gli oceani Indiano e Pacifico, con la partecipazione di 25.000 marinai e marines, oltre 50 navi e 200 aerei da guerra. L'esercitazione, cui partecipano anche Francia, Germania e Gran Bretagna, è chiaramente diretta contro la Cina, che l'ammiraglio Phil Davidson, comandante dello US Indo-PACOM, definisce grande potenza rivale che mina l'ordine internazionale per ridurre l'accesso USA alla regione e divenire egemone. Quando Trump incontrerà il presidente cinese Xi Jinping, Friedman lo accuserà di connivenza non solo col nemico russo, ma anche con quello cinese.